In questo video, ragazzi, parlerò di un argomento molto importante per coloro che vogliono costruirsi un impianto fotovoltaico, ovvero la relazione tra i pannelli e il regolatore di carica. I pannelli caricano e il regolatore di carica dovrà avere la potenza per supportare questa quantità di corrente che entra e la relativa tensione. Entrerò in dettagli perché questo equilibrio è molto importante, direi che è fondamentale. Ora, abbiamo parlato spesso degli ibridi, che sono quelli che si comprano, io ne ho provati veramente tanti, hanno una cosa che veramente vale la pena ed è il prezzo. Il resto ha delle carenze, l'affidabilità, le ventole rumorose, i blocchi, la non certezza della stabilità del funzionamento. Questo sarà tutto oggetto di un prossimo video che farò, dove farò una recensione personale non pagata. Qua nessuno paga per avere recensioni positive sui Voltronic, come ci sarà un video sui BMS della Daily. Quindi andremo a sviscerare quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di questi due prodotti, inverter ibridi, di cui abbiamo parlato in tanti video, e BMS della Daily, di cui abbiamo descritto in molti video le caratteristiche positive e negative. Andremo a fare una sintesi, ma in questo video voglio parlare di prodotti separati, perché l'impianto professionale si fa con i prodotti separati. Ho appena fatto un acquisto dalla Cina che è una cosa incredibile e seguirà un video, ragazzi, che sarà intitolato La vera vita off-grid, dove descriverò tutto dalla A alla Z per quanto riguarda l'installazione di pannelli, il relativo regolatore di carica, l'inverter subordinato a queste potenze e le batterie che dovranno alimentare la notte. Abbinerò anche una pala eolica, andrò a riscaldare un serbatoio da 200 litri coibentato di acqua e andremo a prelevare l'acqua dal pozzo per usarlo nelle pompe di calore aria-acqua. Sarà un video incredibile. Quindi con una spesa contenuta andremo a realizzare un impianto che è incredibile, veramente potente. Vi dico solo una cosa, l'inverter che ho acquistato arriverà, spero, fra un mesetto, perché ho anche pagato trasporto quello più celere, perché col clima che stiamo vivendo non so più se arriveranno le merci l'anno prossimo. Quindi l'inverter che ho acquistato è 48 volt, 6 kW, 12.000 di spunto, del peso di 56 kg. Una potenza pura. Vi invito veramente a iscrivervi al canale e a guardare i video che seguiranno questi, perché saranno aspetti tecnici per un impianto professionale, quindi tutto separato. Basta Voltronic. Adesso andiamo su una linea molto più potente, molto più affidabile. Come al solito, ragazzi, iscrivetevi al canale se è vostro piacere farlo e buona visione. Iniziamo subito questa argomentazione cercando di capire una differenza fondamentale quando installiamo i pannelli. I pannelli si possono installare in due modi fondamentali: in serie, in parallelo, e aggiungiamo anche un terzo modo, che è questo: due serie tra di loro in parallelo. Con questo in mente adesso andiamo un po' a ingrandire questa immagine per andare a capire cosa vuol dire serie, parallelo e serie parallelo. È un po' quello che si usava anche nelle batterie al piombo, dove per fare la 12 volt avevamo tutte le batterie in parallelo da 12 volt, per fare la 24 volt avevamo le batterie in serie 12 più 12, 24, e per fare un serie parallelo dove volevamo dare potenza alla 24 volt mettavamo serie di due batterie da 12 e poi questi gruppi 24, 24, 24 in parallelo e andavamo a prelevare la corrente. Ricordo sempre che quando si fa il serie parallelo si va a prelevare la corrente dal primo positivo e dall'ultimo negativo, in modo che il centro delle batterie deve essere il centro di distribuzione dell'energia, se no andiamo a creare prelievi eccessivi sulle prime serie e le ultime rimangono accantonate con rischio di solfattazione
e le prime rischio di usura eccessiva. Ora partiamo dalla cosa più semplice, dalla cosa più intuitiva, il parallelo. Noi abbiamo 6 pannelli, io ho scelto 6 perché la configurazione a multipli di 6, 6, 12, 18 si confà pienamente con quelle che potrebbero essere anche le potenze poi dei regolatori di carica. In questi 6 pannelli abbiamo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e così via. Questi andranno collegati in parallelo, è molto semplice. Noi prenderemo tutti i positivi di questi pannelli e andremo a connettere un cavo che li unirà tutti. Quindi questi pannelli saranno tutti connessi a un cavo positivo. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. La seconda è prendere tutti i negativi e andare a connetterli a un altro cavo, tutti insieme. Ora in questo modo andremo a connettere tutti i negativi tra di loro e avremo il cavo negativo. Ora da questa configurazione in parallelo usciranno tutti i positivi e tutti i negativi. Andremo al regolatore di carica. Attenzione, bisogna avere alcune accortezze che adesso vediamo. Il momento in cui un pannello va in ombra, e in ombra intendo anche parziale, anche di una sola cella, anche di mezza cella, il pannello andrà in protezione con quelli che sono chiamati diodi bypass all'interno del pannello. Cosa succederà? Che questo pannello, andando in protezione, ovvero producendo meno in termini di corrente ma anche di tensione, non diventerà più un pannello che produce, ma diventerà una resistenza che assorbe. Tutti gli altri andranno a scaricare tensione su questo pannello che si brucerà. Ecco perché va messo il cosiddetto diodo di blocco, dove io preferisco metterlo sul polo positivo. Quindi qui, cioè su ogni cavo positivo, prima che arrivi alla linea generale dei cavi positivi, andremo a mettere un diodo di blocco. Quanto deve essere potente questo diodo? In funzione del pannello. Se questi sono pannelli da 9 ampere di potenza, noi metteremo un diodo da 10 ampere? No. 15? No, io consiglio il 20. Perché? Perché il costo è quasi uguale, se compriamo soprattutto in Cina il costo è uguale, pochi euro. Mettiamo quindi un diodo da 20 ampere, gli diamo la possibilità di portare corrente senza surriscaldare, senza, come a volte succede, fondere il connettore MC4. Questi diodi sono incorporati nel connettore maschio-femmina e andiamo semplicemente ad aggiungerli sul cavo positivo. In questo modo abbiamo creato un impianto protetto da un eventuale ritorno di corrente che possa bruciare una o più celle di un pannello in ombra e abbiamo creato una linea parallela. Ovviamente questa linea, lo vedremo dopo, deve essere coordinata, cioè abbinata al regolatore di carica. Noi vediamo già 9 ampere ogni pannello per 6 pannelli, 9, 18, 27, 36, 45, 54 ampere. Ora avremo una produzione di 54 ampere in condizioni massime. Però cosa può succedere? Quando il sole è in un cielo azzurro e intorno ci sono quei nuvoloni bianchi che rifraggono, che riflettono il sole, si può creare anche un leggero aumento di potenza. Ecco perché non dobbiamo mai stare al limite. Non possiamo comprare qua un regolatore di carica da 50 ampere. Lo dovremo comprare da 60 ampere. Perché? Perché il momento in cui avremo una sorta di rifrazione o di riflessione del sole dove il pannello produce qualcosa in più, possiamo arrivare con una certa tolleranza a 10x6, 60. Quindi cerchiamo di stare un po' più larghi come amperaggio, perché in questo modo avremo un regolatore di carica che soffre meno. Questi dettagli li vedremo, come dicevo prima, anche dopo. Bene, in questa immagine vediamo alla fine i 6 pannelli connessi in parallelo escono con queste due linee principali, la positiva e la negativa, e andranno al quadro elettrico, cioè al quadro fotovoltaico, dove vi saranno
i fusibili, i magnetotermici e gli scaricatori di alta tensione. Questi componenti li analizzeremo in un video specifico che parlerà proprio di questo quadro elettrico che servirà a gestire tutte le protezioni. Saltiamolo per questo video e andiamo direttamente al regolatore di carica. Ora, in base ai 6 pannelli che avranno un totale di 60 ampere, che regolatore di carica comprerò io? Il primo parametro l'abbiamo visto, cioè 60 ampere. Quindi dovrà reggere questi ampere. Ma dobbiamo tenere in considerazione altri 2 aspetti, ovvero la tensione, che è molto importante, e i watt. Ora, quando scegliamo un regolatore di carica, non possiamo guardare solo gli ampere. Ho preso un regolatore da 60 ampere, 12 volt, 24 volt, 48 volt. No, bisogna tener conto di 60 ampere. Quale tensione mi servirà? Quanti watt dovrà reggere? Questi 3 parametri dovranno essere all'interno del range di tenuta del regolatore di carica. E qui vediamo il risultato finale di questa scelta: 6 pannelli in parallelo da 9 ampere cada uno. Noi abbiamo in parallelo, gli ampere si sommano, quindi 6 per 9, 54 ampere di produzione su questi 2 cavi. Poi abbiamo i volt di ogni pannello, sono 36 volt a circuito aperto, quindi ISC e VOC sono i 2 parametri che dobbiamo guardare, ISC e VOC. 36 volt per 6 pannelli non si moltiplica, ma essendo in parallelo rimangono sempre 36 volt. Quindi abbiamo 36 volt, 54 ampere e i watt sono sempre uguali, cioè si sommano, sia che facciamo parallelo o serie. Quindi 6 pannelli da 240 watt, ipotesi, sono 1440 watt. Quindi il nostro regolatore dovrà essere 1440 watt nel range di tolleranza, dovrà essere 36 volt e 60 ampere. Se compriamo un regolatore che regge 1000 watt, 12 volt e 60 ampere, sta lavorando male, perché 60 li tiene, ma abbiamo messo dei pannelli da 36 volt e lo obblighiamo a trasformarli a 12 volt. Questo si surriscalderà fino a bruciarsi. Ecco perché sulla 12 volt noi metteremo i pannelli non da 36, ma metteremo quelli da 21 volt o 18 volt, che sono quelli più idonei per andare a creare sempre 21 o 18 a circuito aperto, che il regolatore di carica trasformerà in 12 volt, quindi abbasserà le tensioni fino a quella che servirà a lui senza fare troppo fatica. Allora, per la 12 volt consiglio i 18-21 volt, per la 24 e la 48 bisogna prendere pannelli da 36, 40, 42 volt. Ma come vanno configurati? In maniera diversa. E cominciamo a entrare nella seconda fase, cioè quella della serie e del serie parallelo. Entriamo quindi nella configurazione in serie. Qui cambiamo totalmente la configurazione. Vedete che abbiamo 3 pannelli, ecco perché vi dicevo prima la mia configurazione preferita riguarda i 6, perché abbiamo molta elasticità per far capire soprattutto questo argomento, ma poi potete scegliere anche di configurare 2 pannelli piuttosto che 4, piuttosto che 10. Qui abbiamo 9 ampere, abbiamo 36 volt e abbiamo 240 watt, ogni pannello. A questo punto in serie cosa facciamo? Preleviamo il cavo positivo, metteremo anche qui un diodo di blocco, perché come su ogni pannello in parallelo ci va il diodo di blocco, in ogni serie ci va un diodo di blocco, quindi non lo metteremo ad ogni pannello. A questo punto connetteremo il negativo col positivo del secondo e il secondo col terzo. Abbiamo messo praticamente in serie i pannelli fino ad arrivare al positivo e negativo finale. Questo diodo di blocco ci serve
a bloccare un ritorno eventuale di corrente all'interno dei pannelli se dovesse andare in ombra un pannello o la stringa intera. Qual è il risultato finale di questa configurazione? Gli ampere in serie non si sommano ma rimangono quelli, quindi avremo 9 ampere. I volt in serie si sommano, quindi avremo 36 per 3, ovvero 108 volt, e i watt sono sempre sommabili. Quindi in questo caso avremo 2, 4, 6, 4, 8, 12, 720 watt. Questi tre parametri saranno quelli che andremo a guardare, a verificare sul regolatore di carica se vogliamo installare 3 pannelli in serie. Ecco che la scelta non è cosa voglio installare io, ma cosa devo fare. Perché se ad esempio voglio installare 6 pannelli con questa configurazione, farò una stringa così e avrò questi parametri. Farò un'altra stringa, ma come le connetterò queste due stringhe? Entriamo nel discorso successivo, cioè il serie parallelo. Ed eccoci qua nell'ultima fetta di questa configurazione parallelo, serie e serie parallelo. Abbiamo visto i pannelli nelle immagini precedenti collegati in serie e qui abbiamo due stringhe collegate in serie, cioè abbiamo isolato 3 pannelli da 9 A, 108 volt e 720 watt totali per 2 volte. A questo punto usciamo da questa serie con un positivo o un negativo. Usciamo da questa serie con un positivo o negativo. Che facciamo? Li mettiamo in parallelo. Ebbene, diodo sul positivo, da quanti ampere? Se ve lo chiedessi con un attimo di pausa, questi pannelli sono totale 9 ampere. Che diodo dovrei mettere? Esatto, 20 ampere. Non 10, perché l'abbiamo detto prima, è poco. 15 siamo al limite perché sono sempre diodi cinesi. Mettiamo il 20 ampere, non cambia niente, e il costo è uguale. Quindi un diodo di blocco da 20 ampere qui, un diodo di blocco da 20 ampere sull'altra stringa. In questo modo, se mandiamo un pannello o una stringa in ombra, quest'altro non andrà a scaricare sul ritorno della stringa che ha un deficit, ma andrà a produrre il suo e questa sarà bloccata, si bloccherà una stringa. Quindi attenzione, quando mettiamo i pannelli con ombra di case o piante, sappiamo che il momento in cui passa l'ombra ci giochiamo metà della potenza. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo in connessione i positivi insieme, unico positivo, mettiamo in connessione i negativi, quindi insieme anche i negativi, e abbiamo creato un impianto con 2 stringhe in serie e tra loro in parallelo. Questo è il serie parallelo. Il risultato finale quale sarà? Gli ampere, abbiamo detto che in serie rimangono quelli, in parallelo si sommano. Ecco perché questi in serie sono rimasti 9, ma adesso che sono in parallelo diventeranno 18. Quindi avremo a questi capi 18 ampere da gestire col giusto regolatore di carica. Abbiamo detto che i volt, quando è in serie, si sommano, ma quando è in parallelo no. Quindi 108 in parallelo rimarrà sempre 108. Quindi avremo 108 volt. E che dire dei watt? I watt sono sempre sommati, quindi 720 per 2, 1440 watt. Ecco che la scelta di questo regolatore che andremo a comprare per questa configurazione dovrà tener conto di questi parametri. Avremo 18 ampere, avremo 108 volt e avremo 1440 watt. Questo vale per tutto. Quindi quando compriamo un regolatore in base allo spazio che abbiamo sul tetto, vogliamo ottimizzare, mettere più pannelli, ne metto 20, ne metto 30, ne metto 5, come li posso configurare? Solo dopo l'ottimizzazione andrò a scegliere il regolatore di carica giusto per la mia configurazione, se no lo surriscalderò troppo fino a bruciarlo, oppure
ci sarà uno spreco di soldi, perché andiamo a prendere un 100 A qua perché ho 6 pannelli da 240 watt, perché un mio amico li ha messi in parallelo e 9 per 6 è venuta fuori una bella cifra. Meglio stare larghi, più di un 100 A. Sì, ma qua ne bastavano 18. Ma mentre prendo un 100 A ho tenuto conto della tensione, o prendo un 100 A pensando di fare questa stringa e poi il mio regolatore di carica è massimo 50 volt. Si brucia, perché questi sono 108 volt. E poi quanto regge questo regolatore di carica? Ne ho preso uno idoneo che mi sembra giusto, ma regge massimo 1000 watt, si brucerebbe. O ne abbiamo preso un 100 A che arriva a 48 volt, arriva anche a 5 kW. Noi produciamo 1440, uno spreco di soldi, perché un regolatore 100 A sui 5 kW 48 volt costa anche 500 euro. Ecco che attraverso questo video, ragazzi, abbiamo visto l'importanza di avere la giusta configurazione parallelo, serie e serie parallelo per andare a configurare bene i pannelli in base alla superficie utile che abbiamo sul tetto e andare poi a scegliere il regolatore perfetto per il nostro impianto. Non parliamo di ibridi, anche se questa legge vale per il regolatore all'interno degli ibridi, ma in questo momento stiamo sviluppando un video professionale che andrà poi a gestire un impianto grosso, dove è meglio far bene questi calcoli. Ricordate che anche una piccola ombra annulla gli effetti del sole, a volte su un pannello, ma a volte anche su una stringa. In uno dei prossimi video vi parlerò anche di che cosa sono i diodi di bypass, cioè quelli che ci sono all'interno di ogni pannello e che evitano che lo stesso pannello, ovvero le singole celle, vadano ad assorbire corrente invece che lasciarla all'impianto generale. Eccoci quindi alla fase finale, dove ho riassunto un po' il tutto. È stato un video un po' sacrificale perché ho dovuto scrivere tutto, cancellare anche con le dita, quindi è stato però divertente e spero ovviamente che sia utile. Ricordate sempre, in tutte le configurazioni io non supero mai 120 volt. Questa è una scelta personale perché è una tensione ancora tollerabile. Ci sono alcuni che fanno impianti da 400-500 volt, è pericolosissimo. Torniamo a noi. Adesso avvicinerò la telecamera per andare a farvi vedere meglio tutta questa sintesi che ho fatto, in modo che vi sia chiaro quale regolatore scegliere in funzione della superficie di tetto che avete o di giardino, quanti pannelli comprerete e come configurarli in serie, in parallelo o serie parallelo per andare a ottimizzare il vostro impianto, scegliendo un regolatore non sprecato ma nel contempo non sottodimensionato che si potrebbe bruciare, e questo è ancora più importante. Allora, vediamo subito i watt. Abbiamo detto che in parallelo, in serie o in serie parallelo si sommano sempre. Quindi i 6 pannelli che avevamo da 240 volt vedranno 1440 watt e questo sarà uguale sia che li mettiate in serie e sia che li mettiate in serie e parallelo. Quindi avete sempre gli stessi watt che vanno sommati. Il secondo aspetto, i volt. Abbiamo detto che se siamo in parallelo i volt restano uguali, cioè ogni pannello guiderà lo stesso volt. Quindi 36 volt per 6 pannelli rimarrà sempre 36 volt. Ma in serie vediamo che invece si moltiplicano. Quindi 6 pannelli, se li mettiamo in serie, 36 per 6, fa 216. Perché l'ho sottolineato questo? Perché nell'esempio precedente voi vi ricordate il 108 volt? Sì, ma io di cosa stavo parlando? Parlavo di 3 pannelli in serie. Questi invece saranno 6 in serie se vogliamo metterne 6. Ecco che allora non è che parlavo di questo esempio che va bene per tutto, cioè i 3 pannelli in serie, ma in questo caso se ne mettiamo 6, la somma di 36 volt per 6 pannelli è 216. Passiamo a quello successivo, cioè la serie più il parallelo. Si sommano più restano uguali. Qui vi faccio una domanda. Avete visto i pannelli nelle immagini precedenti erano da 36 volt per 3 in serie fa 108. Adesso abbiamo un'altra serie da 36 per 3 pannelli fa 108. La domanda che vi faccio con un secondo di pausa, adesso che abbiamo 2 serie da 108, questa stringa che uscirà unica al regolatore con più e meno, quale sarà il voltaggio? A voi la risposta. Sbagliato. Sarà
108. Scusate, giro la telecamera, scusate il gioco di parole, ma se avete sbagliato è perché non avete tenuto conto che il passaggio finale è esattamente sul parallelo, cioè queste due serie saranno messe in parallelo e in parallelo rimangono uguali le tensioni. Quindi due serie da 108, poi le mettiamo in parallelo e avremo un risultato finale da 108. È diverso se questi 6 pannelli li mettiamo in serie, tutti, su un'unica stringa, avremo 216. Passiamo adesso agli ampere. Che dire degli ampere? Ebbene, in parallelo si sommano, quindi ogni pannello 9 ampere per 6 pannelli farà 54 ampere. Invece in serie rimarranno uguali. Vedete che qui non ho messo un per, ma ho messo una freccia, se no si confondeva con questo per, ma 9 ampere per i 6 pannelli, ma in serie fa sempre 9 ampere. Quindi non si sommano come nel caso del parallelo. Quindi in parallelo avremo 54 ampere, è tantissimo. Ecco perché se li mettiamo in serie avremo pochissimi ampere e sceglieremo un regolatore di carica molto più economico, ma che deve sempre reggere 1400 watt, che deve reggere le tensioni a seconda di come li configureremo. E che dire invece di serie parallelo? Bene, in serie avremo 9 per 3 pannelli, più 9 per altri 3 pannelli, ma queste due stringhe da 9 quando le mettiamo in parallelo, vi ricordate? Si somma e quindi avremo 18 ampere. 9 della prima stringa più 9 della seconda, perché posizionandole in parallelo farà 18 ampere. Quindi questa è una configurazione, diciamo, scolastica sulla quale potete poi dirigervi per andare a fare una configurazione vostra personale. Io ho parlato di pannelli, chiamiamoli abbastanza comuni, cioè il 240 watt da 36 volt, circa sono 8-9 ampere, ma potreste comprare anche pannelli da 150 watt che hanno magari 8 ampere perché hanno una tensione di 21 volt, quindi le situazioni poi si vanno a miscelare. L'importante è che avete capito queste regole fondamentali per andare a creare un impianto, dicevo prima, senza sprecare soldi, ma senza soprattutto bruciare i regolatori. Anche questo sudato video spero sia stato di vostro interesse, perché andare a capire bene come combinare i pannelli è fondamentale. Abbiamo uno spazio sul tetto molto ampio, bene, andiamo a ottimizzarlo e scegliamo la quantità giusta per andare a posizionarli poi in serie parallelo, ottimizzando così lo spazio, ma nel contempo acquistando il regolatore di carica giusto. Spero sia stato utile questo video e io vi invito a iscrivervi al canale come al solito e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata ragazzi!